Ciao, benvenuto. Oggi vedremo come preparare il caffè con la moka. Questa preparazione è conosciuta nel mondo come Italian Coffee. Questo termine nasce proprio dall'attrezzo utilizzato per fare il caffè, la moka, per due motivi. L'ideatore di questo utensile era un italiano, Alfonso Bialetti, e l'altro motivo è che gli italiani sono i maggiori utilizzatori di questo metodo. Per fare il caffè bisogna avere il caffè. Dove si prende il caffè? Il caffè si raccoglie da una pianta. Questa pianta produce delle bacche. Queste bacche sono simili alle olive. Come le olive all'interno hanno un nocciolo. Queste bacche, anziché avere un singolo nocciolo, hanno due semini. Questi due semini sono esattamente i due semi di caffè che servono a noi. Queste bacche vengono raccolte, vengono pressate in modo da far fuoriuscire i noccioli. Questi noccioli vengono lavati e lasciati essiccare, dopodiché vengono tostati ed è proprio la tostatura che aumenta l'aroma del caffè. Ora che abbiamo ottenuto il nostro chicco di caffè, per poterlo utilizzare abbiamo bisogno di polvere di caffè. Per far ciò si usa un macinino, detto anche macina caffè. Non è nient'altro che un piccolo frullatore che ci permette di sminuzzare i chicchi di caffè, che peraltro sono molto duri. Ottenuta la polvere di caffè, la dobbiamo trasformare in caffè vero e proprio. Per far ciò abbiamo bisogno di estrarre questo caffè. Per estrarre il caffè si usa per l'appunto una macchina, in questo caso sarà la moka. Faccio una premessa: per l'estrazione si possono usare più metodologie. Oggi vedremo la moka. Un altro metodo molto conosciuto è l'espresso, per il quale si usa la macchina per espresso, e un metodo molto più antico è quello dell'infusione, simile alla preparazione del tè. Come detto in precedenza, la moka è stata ideata da Alfonso Bialetti nel 1933. Ne sono stati prodotti all'incirca 105 milioni di pezzi nel mondo. Come è costituita la moka? La moka è costituita principalmente da tre pezzi: la caldaia, il filtro e il bricco. Nella caldaia si inserisce dell'acqua, nel filtro si inserisce il caffè, all'interno del bricco troveremo il caffè. Come si prepara la moka? Prima di tutto bisogna prendere la caldaia, che è la parte in fondo, in basso, la base della moka, la si riempie con un po' di acqua, non importa se è calda o fredda. Le istruzioni prevedono di riempire la caldaia fino all'altezza della valvola. C'è chi ne mette di più, chi ne mette di meno, a piacere. Successivamente si pone il filtro sopra alla caldaia e si riempie di polvere di caffè. Anche qui c'è chi la pressa, chi non la pressa. Le istruzioni prevedono di non pressare il caffè, c'è chi lo pressa per avere maggior quantità di caffè nel filtro e quindi un sapore molto più forte. Successivamente si avvita il bricco sulla caldaia e si pone la moka sul fornello. Si accende il fuoco. Anche qui c'è chi usa un fuoco più basso o un fuoco più alto. Quello che cambia è ben poco. Perché? Perché l'acqua contenuta nella caldaia, in ogni caso, deve arrivare quasi a ebollizione. Io ad esempio utilizzo un fuoco di media portata, in modo da non allungare troppo i tempi, ma contemporaneamente non surriscaldare troppo la moka in sé. Una volta posizionata la moka sulla fiamma, attenderemo per qualche minuto. Cosa sta succedendo all'interno della moka? L'acqua contenuta nella caldaia pian piano si surriscalda, produce del vapore, che a sua volta crea una pressione, che spinge l'acqua all'interno del filtro. Passando all'interno del filtro, l'acqua, a contatto con il caffè, estrae il caffè vero e proprio, che si andrà a depositare all'interno del bricco. C'è da ricordare sempre di tenere il coperchio del bricco chiuso, perché l'eccessiva pressione potrebbe far schizzare fuori il caffè dalla caffettiera. Pian piano il caffè inizia a fuoriuscire, si capisce che il caffè è pronto quando sentiremo il tipico suono del caffè. Come si beve il caffè? Il caffè tradizionalmente lo si consuma all'interno di tazzine di porcellana. Questo perché la porcellana permette di conservare maggiormente il calore del caffè e quindi poterlo gustare ancora caldo. È di buona norma posizionare una tazzina sopra un piattino anch'esso in porcellana, accompagnato da un cucchiaino. Il caffè lo si può addolcire con dello zucchero bianco o di canna, o in alternativa utilizzare un dolcificante. Si ricorda di bere con cautela il caffè, perché esso può risultare molto caldo, dato che durante la procedura l'acqua all'interno della caldaia si è surriscaldata parecchio, arrivando quasi al punto di ebollizione.
E con questo si conclude la preparazione del caffè. Alla prossima!